bella fumante fumante e tanto cremosa e saporita. Oggi preparo con voi una buonissima pasta e patate semplice semplice. Fatela con me, iniziamo. E allora per prima cosa taglio il sedano. A proposito, mentre taglio il sedano vi volevo chiedere, ma voi la carota la mettete nella pasta e patate? Fatemelo sapere tramite i commenti. Io non sempre. Ok, tagliato il sedano, lo metto qui da parte, sbuccio uno spicchietto d'aglio. Io non so se voi lo mettete, ma io lo metto intero, giusto il tempo del soffritto, e una volta fatto il soffritto lo tolgo. Mi piace, non mi chiedete il perché, ma mi piace. Quindi questo lo lascio intero. Pezzetto di cipolla, pure la cipolla la taglio piccola piccola, e poi sbuccio le patate. Coltello, a proposito, o pelapatate, mi sa che gli devo dare un nome a questo pelapatate io, perché ne sono veramente affezionato. Io, senza che ve lo ripeto per l'ennesima volta, pelapatate. Chi mi segue sa il motivo, chi non mi segue lo scoprirà adesso, perché lo ridico come al solito. Secondo me il pelapatate, se ci si prende la mano, è molto più veloce da utilizzare rispetto al coltello, quindi si fa prima, ma soprattutto, stando leggeri leggeri con la mano, si fa pochissimo scarto. Ora taglio le patate grossolanamente e poi, una volta tagliate tutte, le vado a sciacquare sotto acqua corrente finché quest'acqua, che come vedete è bella torbida, diventa pulita, limpida. Ok, ora olio extravergine in un bel tegame, metto lo spicchietto d'aglio, il sedano e la cipolla. Quando fate questa operazione tenete la lama del coltello rivolta verso l'alto, altrimenti nella pasta poi ci trovate anche un po' di segatura. A fiamma bassa faccio rosolare, ci vorranno un paio di minuti, Poi tolgo lo spicchietto che ha fatto il suo lavoro, aggiungo le patate e faccio cuocere per un paio di minuti in modo da far insaporire le patate nel soffritto. A questo punto però devo alzare poco poco la fiamma. Bene, ora aggiungo un po' di pomodorini in scatola con la loro salsa. Potete metterci la passata di pomodoro, potete mettere il concentrato, i pomodorini freschi, quello che preferite, insomma, o altrimenti la lasciate in bianco. Poi aggiungo l'acqua, regolo di sale e faccio cuocere per 30 minuti, anche 35, dal momento del bollore. Ed ora, sorpresa dalla mia gran riserva di scorzette di parmigiano, pulisco la scorza grattugiandola, o se no con il coltello. Secondo me si fa prima grattugiando un po', e poi la scorzetta la taglio a pezzetti. Perché non l'ho messa prima? Non l'ho messa prima perché mi piace che resti un po' callosa e non gommosa come
diventerebbe come sarebbe diventata se l'avessi messa all'inizio. C'è qualche ricetta in cui la metto, i pezzettini li metto proprio alla fine, quando, o quando metto la pasta a cuocere o proprio a fine cottura della pasta quando vado a mantecare e poi la faccio un po' riposare. Non lo so, provate così, vedete che ve ne pare quando restano un po' più callosi e poi magari mi fate sapere. Ecco qua. Ora aggiungo e faccio cuocere ancora per circa 10-12 minuti che mancano. A posto. A questo punto schiaccio un po' le patate, poi poiché il brodo mi sembra ad occhio molto, cercando di non prendere le patate ne tolgo un po'. Voi me lo chiedete spesso, quanta acqua ci vuole, come faccio a regolarmi? Io vi dico sempre, mettetene più o meno quello che vi scrivo nella descrizione e poi però regolatevi ad occhio, quindi un po' la togliete, come nel mio caso se vi sembra molta, e al massimo meglio toglierla ora e poi aggiungerla che invece toglierla, che è quasi un po' più difficile, quando c'è la pasta. Bene, bene. Ora metto la pasta, per l'occasione gnocchetti, fiamma alta, faccio cuocere 2 minuti prima della fine della cottura della pasta. Vi anticipo che non ho aggiunto brodo, do una bella mescolata e poi ve l'ho fatto vedere ma mi sono tritato un po' di prezzemolo, goccio d'olio, parmigiano, do una bella mescolata e lascio riposare per 4-5 minuti. Ok, mamma che cremosa che è. Allora, impiatto e guardate qua. E allora, mi ustionerò o non mi ustionerò? Secondo me più la prima. Mamma mia, fatela, è squisita. E poi come già vi dicevo prima, le scorzette di parmigiano un po' più callose a me piacciono veramente tanto e ne ho prese 2 in quel solo boccone. Fatela e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Io vi saluto e come al solito prima di lasciarvi ne approfitto per augurarvi buon appetito!